Ciao amici, ben ritrovati. Vorrei fare un po' il punto della situazione sul medio formato digitale. È passata molta acqua sotto i ponti da quando è uscito il primo dorso CFV16, poi si arrivò fino al 39, il 50 per la Hasselblad. I primi Phase One, ve li ricordate? I dorsi LEF della Mamiya, oppure la Mamiya 645D, la Pentax 645. Insomma, oggi abbiamo macchine da 100 megapixel, qui con me ho la 50R della Fuji GFX, la 50R ve l'ho presentata in un video dedicato, vi invito a vederlo perché è un po' la base di questa video comparazione che faccio tra le varie fotocamere. Ho 50 megapixel nel medio formato, 50 megapixel con la Canon EOS R nel piccolo formato, e ne ho un pochettino meno, in realtà sarebbero 39, anche se su strati diversi, con la Sigma SD4H, che ha la tecnologia un po' diversa dalle altre, cioè quella del sensore FOION. Vorrei provare a rispondere alla domanda di partenza. Dove siamo arrivati oggi con un sensore medio formato? E l'altra, quanto divario esiste e se ancora è così netto fra il medio formato e il sensore full frame? Tutto ciò per capire a chi è rivolta la proposta di una camera di medio formato digitale oggi, a che profilo di fotografo si rivolge, a quale figura professionale corrisponde questa tecnologia, con innegabili vantaggi ma anche qualche compromesso. Beh, innanzitutto mi viene in mente il costo del sistema di un corredo medio formato, che decisamente costa di più di quello di un piccolo formato. Peso, dimensioni e ingombri, anche questi hanno la loro rilevanza quando si lavora, quando ci si sposta, quando si deve trabattare anche in uno studio con oggetti che sono comunque più pesanti e ingombranti. E poi non dimentichiamo una certa limitazione nel parco ottiche, anche se oggi come oggi diventa più contenuta perché con adattatori di ogni tipo si possono montare obiettivi tra i più svariati, a patto che consentano il cerchio di copertura e assicurino il tiraggio. È un caso proprio quello della Fuji GFX sulla quale ad esempio gli obiettivi TSA di Canon si abbinano benissimo, così come alcune proposte di Laowa che sono quelle decentrabili, proprio perché in questi obiettivi il cerchio di copertura riesce a coprire il formato del sensore, in quanto essendo progettati per il decentramento hanno un cerchio di copertura maggiore. Dal punto di vista dell'operatività però dobbiamo annotare anche un autofocus che non è sempre all'altezza delle migliori realizzazioni reflex o mirrorless di oggi, una certa lentezza operativa per registrare il file, per predisporsi al nuovo scatto. La raffica è decisamente meno prestazionale di quella di un piccolo formato. E poi il comparto video che resta sempre indietro, talvolta anche parecchio indietro rispetto alle fotocamere full frame. Notiamo anche che i costi di ricambio e gli accessori spesso hanno un costo più elevato. Una batteria sostitutiva per una full frame insomma si trova anche di concorrenza a prezzi molto accettabili, come un caricabatteria, come un battery grip. Per queste fotocamere medio formato, per esempio, l'esborso di una batteria diventa abbastanza importante. Se ne devo acquistare 2 o 3 perché sono in trasferta, comincia a essere un esborso abbastanza consistente, ma lo stesso anche per gli accessori. Tutto questo è anche frutto della politica commerciale, perché chiaramente sia la portata degli investimenti nella ricerca e nell'evoluzione di un sistema medio formato è decisamente ridotto rispetto a quello di una mirrorless o di una full frame in generale. C'è meno richiesta del mercato, uguale meno investimenti. Veniamo ai vantaggi che sono presto elencati e credo sotto gli occhi di tutti, e cioè innanzitutto un file di maggiori dimensioni, anche se non è sempre così, ma qui stiamo comparando camere da 50 megapixel. Se avessi preso la GFX 100 o una Hasselblad X1D avrei un file da 100 megapixel. Sebbene si vociferi che i 100 megapixel ormai siano anche alla portata del piccolo formato, però insomma le dimensioni contano ancora. E quindi in cosa si traduce? In una maggiore ricchezza di dettagli raccolti dal sensore,
soprattutto una lavorazione del file notevolmente superiore. Parlo del recupero delle luci, il recupero delle ombre, la possibilità di quasi stravolgere il file anche con 5 stop di guadagno nell'esposizione. E tradotto in altre parole diventa una maggiore finezza tonale, migliori transitori, gradienti più ampi, spalmati nei colori, insomma una varietà di sfumature maggiore. Magari non vengono colte immediatamente o consapevolmente, ma il nostro cervello le nota. Inoltre queste fotocamere medio formato hanno un bilanciamento del bianco, a mio avviso, ancora più accurato. Forniscono un JPEG spesso quasi perfetto per essere, non dico mandato in stampa, ma insomma speso almeno nel web, veramente molto accurato. Il vantaggio in termini di formato è molto più visibile con la pellicola. Questo è il piccolo formato, un 24x36. Il medio formato, come si può osservare, è un negativo invece ben più grande. Guardate, almeno quasi 4 volte, insomma è molto più grande, per non parlare addirittura di quando passiamo al grande formato. Il grande formato, come è facile osservare, è infinitamente più grande di qualsiasi altro negativo. Allora qui forse si vede meglio quello che significa il sensore, anche se in questo caso, passando dal formato Leica al medio formato, questo è un 6x7, al grande formato, il 10-12, le lenti perdono progressivamente acutanza, anche se sarebbe meglio dire il contrario, cioè man mano che si è passati dal 10-12, cioè dal grande formato, al medio formato e poi al piccolo formato, proprio Leica fu quella che, inventando il piccolo formato, dotò gli apparecchi di obiettivi molto performanti, quindi riuscivano nel piccolo a mettere effettivamente tutte le informazioni, o quasi tutte, quelle che esistevano riprodotte in un negativo più grande, anche se poi insomma è il gioco dell'illusione, ma non è sempre così. Se per la pellicola il vantaggio è indubitabilmente evidente, per il full frame invece c'è davvero questo salto, e cioè c'è veramente la molla nel medio formato che può far scattare il desiderio ad un fotografo di cambiare il corredo, di mollare il full frame e prendere un medio formato digitale, o nel migliore dei casi di affiancarlo. Allora, guardiamo insieme questi scatti comparativi che ho effettuato con il 24 mm TS6 di Canon e il 23 mm della Fuji. Ho cercato di mantenere per l'appunto la stessa lunghezza focale per capire, dato che il sensore è sempre da 50 megapixel, facendo la premessa che il sensore di grandi dimensioni, quindi quello del medio formato digitale, è più avvantaggiato con gli obiettivi grandangolari, con i quali si esprime al meglio, sempre a causa dell'architettura dei diodi. Vale anche per il normale, che nel piccolo formato è l'equivalente di un 80 mm. Con queste lunghezze focali il vantaggio in un ipotetico confronto diviene amplificato a vantaggio per l'appunto del medio formato. Mentre la Canon può godere del decentramento e quindi, avendo, come vedete a sinistra, una prospettiva migliore, più ordinata, invece la Fuji no. Inoltre dobbiamo fare anche un po' il saldo con il rapporto fra i lati. Fatto questo, si tratta di 24 mm che vanno, 23-24 mm che vanno a incidere su un sensore digitale. Potete notare subito a sinistra la resa delle nuvole, del microcontrasto del palazzo, della prospettiva della piazza, di come corre, che è assolutamente migliore nel medio formato. C'è più dettaglio, anche i mattoni rosa che vedete nello sfondo, la stessa insegna dell'ufficio postale è decisamente più ricca di dettaglio. Ogni elemento architettonico, che sia una colonna, che sia una sfera come il lampioncino che vedremo dopo, è più definito, è più contornato, diventa molto più leggibile, quindi capire di cosa stiamo parlando. Negli scatti che seguono invece vediamo come la 5R, che comunque
tanto di cappello, ma proprio tanto di cappello, però schiaccia un po' i piani, fa perdere quel respiro, vi dicevo, quella naturalezza che invece si porta in dote il medio formato digitale. Lo vediamo specialmente dal tetto, dalle tegole della casa, come si noti meglio che dietro, in prospettiva ce n'è un'altra, e dietro ancora gli alberi. La Canon schiaccia un po' tutto quanto, senza perdere il dettaglio, per carità, che comunque resta lievemente inferiore, ma sapete bene che con una maschera di contrasto si può anche andare a recuperare. È proprio una questione di prospettiva, di respiro generale. Anche in questi due scatti comparativi è facile notare come, al di là di una lieve variazione dell'esposizione, che non è solo una questione che la camera ha esposto in maniera diversa, è piuttosto che non è riuscita a conciliare tanto le ombre quanto le luci, che nella Fuji, cioè nel medio formato, sono organizzate bene e convivono, invece nel piccolo formato non ci stanno tutte, cioè la gamma è minore. Lo si nota tra l'altro anche nel timpano di questo edificio, dove la cornice e tutti le piccole ombre e luci che sono determinate da questo gioco di contrasti sono molto più evidenti, più rispondenti anche al naturale, a quello che la visione dell'occhio ha percepito, e ve lo dico io che ero lì e l'ho visto per l'appunto con i miei occhi, che poi alla fine è quello che credo ogni fotografo faccia in sede di post produzione, non tanto per creare degli artefatti o stravolgere la foto, ma per cercare di bilanciarla e riportarla a quello che i propri occhi hanno visto. Veniamo al confronto che potrebbe apparire davvero iniquo. A sinistra abbiamo la Sigma SD4H con il 24 mm Sigma, cercando, come avete visto in questi confronti, di adottare la stessa lunghezza focale nominale, perché questo è importante. In un certo senso, come per il grande, medio, piccolo formato, cambia il negativo, cambia il sensore, ma la lunghezza focale, l'angolo di campo resta quello, quindi cerchiamo di immaginarlo così. Dall'altra parte, qui a destra, invece abbiamo la Fuji GFX. I megapixel sono certamente a vantaggio della Fuji, il medio formato, mentre invece qui abbiamo una PSC-H, cioè un pochettino più grande, con un fattore di moltiplicazione 1.3, mentre qui è di 0,80. Vabbè, 24 mm. Andiamo a vedere questi due scatti. Innanzitutto analizzandoli, sono dei TIFF, perché col Sigma il RAW Sigma va aperto soltanto con il software, quindi sono dei TIFF a 14 bit. Beh, non mi dispiace la gamma che vedo qui col negativo Sigma, non che qui manchi, però vedo che non c'è difetto né dall'una né dall'altra parte, quindi sono soddisfatto. Andiamo a evidenziare il negativo, lo portiamo al 100%, aspettate che lo metto un po' a posto. Eccolo qua, ovviamente il 100% per l'uno e per l'altro offre, ve l'ho detto, due visualizzazioni leggermente diverse. E qui una piccola sorpresa, che per chi conosce il sensore Foveon sorpresa non è, sembra che questo sia persino più nitido. In effetti è più nitido, perché è un sensore che lavora in maniera totalmente diversa. Se vado a vedere la nitidezza c'è poco scampo, anche per un medio formato di qualità come è questo a destra della Fuji. Poi è vero che chiaramente il negativo è molto più grande, quindi si vede anche quello che qua non è stato raccolto con il 24 mm Sigma. Però se dobbiamo valutare la gamma, valutare anche la cutanza, dico la verità, qui Sigma sembra essere un pelo avanti. Torniamo invece ad uno degli aspetti salienti di un sensore medio formato. Guardate cosa si può ottenere andando su di 3, 4, ma anche 5 stop volendo, recuperando le ombre. Questo è uno scatto notturno,
Vi invito a osservare ora nel dettaglio che arriverà come anche ciò che era nero in precedenza, cioè non tanto questo sfondo che era illuminato, ma la parte superiore del calcestruzzo, risulti invece ricco di dettagli, così come la colonna. E qui il recupero delle ombre lo portiamo fino, se vogliamo, a fine corsa, oppure andiamo a recuperare le alte luci o l'esposizione. Il file in qualsiasi caso è un file estremamente lavorabile, questa è una delle caratteristiche che il piccolo formato ancora non riesce ad offrire. Andando a lavorare sull'esposizione non ne deriva poi un file artificioso, un file che sa davvero di qualcosa di artefatto, ma semplicemente i pixel con il segnale che hanno ricevuto possono aumentare il guadagno e rendere lo scatto comunque naturale. Una medio formato come questa può interessare a chi, per esempio? Al professionista? Sì, ma non a tutti i professionisti, al professionista per esempio che lavora nello still life, a quello che fa magari degli interni, visto che ci sono degli obiettivi anche dedicati a questo, all'architettura, o comunque in generale a quel professionista che ha il piacere più che l'esigenza di avere un po' più di definizione, di qualità generale. E non mi sto riferendo all'accutanza, ma a quel modo a quel look che prevede delle finezze tonali maggiori, che prevede quell'effetto di realtà dovuta ad una non accutanza, ma ad una risoluzione più aderente a quello che vede l'occhio nella realtà. Ripeto, molto spesso è più un'esigenza del fotografo, perché in termini di stampabilità, una volta questa era la soglia effettivamente che faceva lo spartiacque tra il professionista che doveva avere delle fotocamere in grado di risolvere in maniera adeguata la doppia pagina delle riviste o il cartellone stradale, quello pubblicitario, o insomma altri generi di poster per chi faceva quel tipo di fotografia. Oggi come oggi non è più un'esigenza, perché anche una camera da $1 migliaio riesce a coprire tutto quello che serve. Qui si tratta piuttosto di qualità del colore, di una lavorabilità del file, e allora ecco che certi professionisti hanno piacere, se non il bisogno, di aver quel tipo di file di partenza. Ecco perché dall'altra parte anche alcuni professionisti hanno bisogno invece di un file come quello del sensore Foveon, che è diverso da qualsiasi sensore Bayer che possiamo avere. Bayer, filtro Bayer, quindi su CMOS, CCD, perché il look è diverso, soprattutto per chi proviene dalla pellicola ritroverà alcune cose in quel sensore, oppure la praticità e la versatilità del full frame. Già, perché una camera come questa, che sia una Nikon, una Sony, una Canon, quello che volete, ha una versatilità e una praticità unica. Alla fin fine costano quasi come una medio formato digitale, per cui anche il costo diventa non più così rilevante come poteva essere una volta. Qui abbiamo parco ottiche da sbizzarrirci, decentrabili, basculabili, super tele, macro, eccetera, mentre invece man mano che ci spostiamo verso sistemi come il medio formato ci sono le ottiche principali. Già il catalogo Fuji è uno di quelli ricchi, ha parecchie ottiche in catalogo, altri ne hanno meno, hanno la tripletta principale, forse il grandangolo spinto, ma non sempre il fish, non sempre il macro, anche se ormai vedo che l'orientamento da diverso tempo è quello di dotare persino anche di zoom, come nel caso di Fuji per esempio, un sistema medio formato, cosa che una volta a pellicola era un controsenso. Gli zoom nel piccolo formato erano accettabili per insomma, una questione di praticità e di compromesso, ma nel medio formato, dove era ancora predominio di chi la fotografia la voleva fatta in quel modo e aveva esigenze di quel tipo, lo zoom, per carità, sono in studio prevalentemente, mi metto le mie lenti fisse che mi interessano per. E quindi effettivamente è difficile oggi come oggi dare una vocazione prettamente professionale a quello che è il medio formato digitale. Io trovo che, penso,
non vorrei sbagliarmi, ma risponda più ad una esigenza del fotografo, ad uno standard di qualità, ad un piacere nel vedere un file prodotto, quindi un'immagine digitale, di un certo tipo, come se fossi io, fotografo, a dover sdoganare la qualità del mio file e non la macchina fotografica, perché ormai, bene o male, a questo livello ci sono tutte, la Canon, la Sony, la Nikon, sono là, cioè non c'è un file brutto. Addirittura ho provato, dov'è? Eccola qua, la R100, una entry level di Canon da 600-700 euro, ma fa dei file, delle foto, ci mettete l'obiettivo giusto, vivete felici e tranquilli. Quindi non è più un problema di livellamento su APS-C e full frame, qui c'è qualcosa di più. Spero che le immagini che sono passate a monitor siano riuscite a mettere in rilievo quello che vi sto raccontando. Da una parte mi sentite parlare di poetica, beh, qui ce n'è un pochettino di più, ma senza dubbio c'è un respiro diverso, cioè c'è meno stress nei pixel, nell'immagine digitale, il racconto è un pochettino più disteso. A me personalmente piace di più. Ciao amici, grazie e alla prossima!